Ben ritrovati per una nuovissima edizione del TG Juggling, il notiziario per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti il mondo della giocoleria. Sono sempre io, il vostro Geo, e attraverso questo format voglio raccontarvi i video, i trick e i fatti più interessanti pubblicati o accaduti nel mese di maggio. Se vi piacciono questi contenuti e non l'aveste ancora fatto, vi invito a seguire il canale sgrillettando sulla scritta rossa sotto al video. E per i più audaci c'è anche la campanellina. Ma bando alle ciance che la lista è lunga e iniziamo con un po' di artisti italiani. Sotto la voce Poesia con tre clave troviamo sicuramente Caio Sorana. Bellissimi i due nuovi video pubblicati a maggio. Speriamo di rivederlo presto dal vivo su un palco. Lei non ha bisogno di presentazioni. Marianna De Sanctis è una delle hooper più innovative degli ultimi 10 anni. Il suo profilo Instagram è una fucina di idee e trick. Un altro che ci delizia con tecnica e sperimentazioni è Nicola Luzzi. In arte Mr. Kiwi ha ripreso da poco a girare con il circo Diana Orfei. Fa notizia non solo quello che accade, ma anche quello che non accade. Beppe Tenenti, artista poliedrico dell'omonima compagnia autonoma, sembra sia scomparso. Questa in esclusiva l'ultima testimonianza video che abbiamo di lui. Che stia ancora cercando lo Yeti? E a proposito di avvistamenti, branchi di giocolieri selvatici sono stati segnalati nei pressi del Parco Dora di Torino, dove lo scorso 9 e 10 maggio si è tenuto un partecipatissimo raduno all'insegna della giocoleria, delle arti circensi e del combat. La buona notizia è che un po' alla volta in Italia stanno ripartendo anche le convention. Il 25, 26 e 27 giugno si terrà la prima edizione della Calaluna Rivano Jugglers, una 3 giorni in mezzo alla natura ad Arpiola di Mulazzo, Toscana, vicino a Pontremoli. Dal 2 al 5 settembre invece si terrà Artemisia Fire Gathering a Vaglio, in Basilicata. Per chi volesse partecipare a questi eventi trovate tutte le info in descrizione. Ma spostiamoci ora fuori dai confini nazionali, perché maggio è stato un mese a dir poco pazzesco per quanto riguarda nuovi video e trick. La prima uscita clamorosa è il video di West Biden Lemons. 4 minuti e 30 densissimi con musica incalzante e trick originali. Un video che sicuramente lascerà il segno, tanto che è stato spottato nei giorni successivi perfino su Street View. E giusto per non farsi mancare nulla, ha pubblicato perfino 15 minuti di extra dove commenta i trick tagliati. Altro super creativo, Zach McAllister ha rilasciato il video Dr. Pop. 17 minuti di montaggi, tecnica e ricerca davvero squisiti. Parlando di montaggi, stile ed eleganza, buttate un occhio al lavoro di Rachel, di cui non so né il cognome né la nazionalità. Ma nel dubbio questo è il profilo Instagram, seguitela. È uscita la nuova demo con i Cigar Box di Liam Halstead, giocoliere affetto da autismo. Video breve, ma a livello di tecnica mostruosa. 185 grammi è il nuovo video di Kouta Ohashi. Se vi piace la sua ricerca date un occhio anche ai video originali pubblicati qualche mese fa. Se invece lo preferite in versione più classica lo trovate anche in Japanese 4-Ball Jugglers. 22 giocolieri fenomenali stipati in un video di sole routine a 4 palline. Fra i video Tricks of the Month di questo mese troviamo una vecchia conoscenza. Zaila Avantgarde sfodera tutta la sua bullaggine con i palloni da basket. E il video di Sebastian Salas per Ligia conferma come questo mese sia stato super produttivo per la ricerca con le 3 clave. Se volete approfondire il tema, vi segnalo alcuni magistrali interpreti, come El Basti, Vlast Nielsen, Onni Toivonen e Kellin Quinn, che conferma il suo anno di grazia con il nuovo video Oat Milk. Passiamo ora ai record con Max Kuschmerz sempre presente. Questa volta ci onora con 6 palline tenute in 7-5-6 per 9 minuti e 35 secondi. Spencer Androli chiude 51 prese di 7 anelli tenute in 9-6-6. Impressionante il nuovo record con 15 palline per Ava Ribsen e Julian Setter.
Continua la telenovela del record con 4 clave. David Piscoia è la prima persona ad aver superato l'ora di endurance, battendo il record siglato nel mese precedente dall'amico Christian. Ma appena 10 giorni dopo, Alexander sposta il record a 1 ora e 15 minuti. Apri i trick assurdi Jacob dal Canada che vabbè. Mike Moore e il doppio rimbalzo. Gli equilibri di Marianna Dins. Glyn Folco a stile da vendere. 3 palloni giocati di testa contemporaneamente da Raul Canaz. Da 3 a 5 clave con Lucas Rojas. Lauri Koskinen e i cerchi rotanti. Un altro numero impossibile per Kellin Quinn. Pazzesco Gabriel Vitor con 3 clave più ballas in sedia a rotelle. Diablo alti, anzi altissimi, per Damian Kubicki. E infine chiudiamo con una super routine di Gabriel Bodon. Abbiamo ora in collegamento il nostro inviato Matteo Di Gaetano dal Giappone. Eccomi qui Geo e amici del TG Juggling. Come potete vedere sono ancora in Giappone, dove Akimoto è riuscito a battere il suo precedente, nonché personalissimo record. È riuscito infatti a chiudere contemporaneamente la bellezza di 58 kendama. La vera domanda ora è: riuscirà a starci nella stanza? Per il momento dal Giappone è tutto, linea allo studio. Grazie Matteo per essere sempre sul posto e un in bocca al lupo ad Akimoto. Se mai dovesse arrendersi potrebbe sempre usare la tecnica taiwanese, ovvero completare i kendama attraverso l'utilizzo dei bambini. Passiamo ora alla prossima... scusate. Come? Ma siete sicuri? Ok, mandate. Mi informano dalla regia che abbiamo un altro collegamento in diretta, questa volta con il me stesso della settimana scorsa. Eccomi Geo, sto partendo ora da Livorno dove si è appena concluso il workshop di giocoleria funzionale. 3 giorni di creazione e ricerca con Quad Props Italia per rendere la giocoleria più inclusiva attraverso il metodo Quad Props. Se volete scoprire qualcosa di più a riguardo vi consiglio di andare nel sito Quad Props e scaricare il libro di Craig Quat, che a breve avrà anche la sua versione tradotta in italiano. Dal Geo del passato è tutto, a voi la linea. Ringrazio me stesso e già che ci siamo, vedi di farla grossa prima di partire perché stai per affrontare 3 ore di treno con il bagno guasto. Come scusa? Bene, ma passiamo ora alla rubrica Costume e Società. I fatti, gli avvenimenti e le curiosità del mese di maggio. Un trick al giorno. Sono tantissimi i giocolieri che si sono sviluppati con trick divertenti e originali. Cercate l'hashtag TrickADayMay e andate a vedere. Per la serie Video dal passato, The Ed Sullivan Show ha reso pubblico un video del 1966 dei The Three Hermanis. Scambi di Diablo e atmosfera vintage. E per gli amanti del passing, imperdibile il videomontaggio dei 25 anni di carriera dei Duck & Cover. Bellissimi! Tanti trick, salvataggi e qualche drop. Sempre più interessante la commistione fra giocoleria e altre discipline. Andatevi a vedere cosa combinano le ragazze della scuola di danza e ginnastica artistica di Malmo. Se non è giocoleria è questa. Come quella presente nel bellissimo video di Alexis che unisce Diablo al pattinaggio. Insomma, la giocoleria ci sta bene con ogni cosa. Che tu stia facendo canottaggio, che tu voglia superare un tronco abbattuto, oppure che tu voglia fare tipo così. Infine concludiamo il TG con un po' di giocoleria ipnotica. Espiral della compagnia Sombra. Il loop surreale di Riccardo Mendes. La stupenda coreografia per semaforo delle sorelle Cola. E le installazioni incantatrici di Shuno Nozawa per il Media Ambition di Tokyo. E anche questo TG Juggling giunge al termine. Vi ricordo come sempre di lasciare un commento, un like e condividerlo con tutti quelli che pensiate possano essere interessati. Ma soprattutto seguite e sostenete gli artisti che avete visto e il loro lavoro. Un ringraziamento speciale alla redazione, da Geo è tutto, noi ci vediamo fra un mese per la prossima edizione del TG Juggling. Olè, andiamo! Glielo insegno io ad Akimoto poi come fare.